Se vi dicessi che esiste un'app tutta italiana capace di abbattere il costo della vostra ricarica nella vostra auto elettrica, non ci credereste, immagino? Beh, neanche io. E questo non è un video clickbait, perché il risparmio è reale. Io l'ho provata e funziona. Il livello di difficoltà però di apprendimento di questo metodo diciamo che non è proprio zero, quindi ora vi spiego tutto passo per passo. Ricaricate l'auto al supercharger o a casa con la vostra colonnina domestica, alla colonnina pubblica, alla colonnina del supermercato o con il carichino che vi viene dato in dotazione. Non importa, l'app, sia che paghiate o meno la ricarica, vi dà in cambio dei soldi che potete spendere ovunque, anche dal gelataio. Chi mi segue sa quanto spesso critichiamo il mondo delle ricariche e cerchiamo di sensibilizzare la nostra community sui consumi delle auto elettriche e sempre di più, ultimamente, a causa del rincaro del costo dell'energia, anche chi guida elettrico cerca modi per risparmiare ogni centesimo possibile. Oggi non parliamo di tariffe scontate o di abbonamenti, ma parliamo di un sistema che ti paga per ogni ricarica che fai. L'app la trovate al link in descrizione o a questo QR code. Vi basta fare login con la vostra email e siete dentro. Dietro a quest'app c'è un gruppo di sviluppatori italiani che ha avuto, direi, un'idea sorprendente. Il meccanismo è semplice: ti colleghi a EV-Earn da questo link o collegandoti a questo QR code, crei un utente attraverso la tua email e colleghi la tua auto tramite le API ufficiali. Da quel momento, ogni volta che ricarichi la tua auto, l'app registra l'energia caricata e ti accredita una moneta virtuale che si chiama Better. Ma cosa sono questi Better e soprattutto quanto valgono? Beh, i Better sono una moneta virtuale creata per questo ecosistema, perché sì, il gruppo che c'è dietro questo grande progetto premia il vostro essere green. Pensate che c'è un'app che vi dà anche dei Better ogni volta che portate fuori il cane a fare i suoi bisogni. C'è un'app che vi premia ad esempio quando comprate cibo biologico, eccetera. Nel caso di EV-Earn, ad ogni ricarica vi dà in cambio un certo numero di Better. Che caldo! E ora viene il bello. Questi Better non sono finti punti fedeltà che potete andare a spendere solo in certi negozi specifici che hanno aderito alla promozione. Perché trattandosi di una moneta effettiva potrete utilizzarli con una carta di credito fisica o virtuale su circuito Visa o Mastercard e convertire i Better guadagnati con le ricariche quindi in soldi veri. In pratica, ricarichi l'auto e vieni pagato. Nel momento in cui stiamo girando questo video, il valore di un Better è di circa 7 centesimi e il bello è che non devi cambiare le tue abitudini. Ricarichi con il tuo gestore di energia preferito, Enel X o Tesla Supercharger, Plenitude on the Road, Vroom, Plug Surfing, Next Charge, funzionano tutti, perché il segreto non è l'app con cui ricarichi, ma è l'automobile in sé, perché appunto l'app si collega direttamente ai servizi online dell'auto e infatti anche le ricariche che fai a casa sono rilevate, anche se ad esempio ricaricate con l'impianto fotovoltaico e magari non spendete neanche un euro. Beh, non fa niente, una volta terminata la ricarica aprite la web app, ritirate i vostri Better e avete fatto. Figo, no? E non è finita, c'è anche un sistema invita a un amico. Per ogni persona che inviti ricevi 100 Better e la cosa interessante è che l'amico riceverà il doppio dei Better alla sua prima ricarica. Io in questi giorni l'ho provato e come potete vedere ho già risparmiato parecchio. Funziona davvero quindi e con il mio invito ci guadagnate di più e supportate anche il canale. È un processo win-win. Tra poco vediamo come si fa l'attivazione e la creazione di un nuovo account, così vi spiego passo per passo cosa fare. Una premessa però: attualmente EV-Earn funziona solo con Tesla perché sfrutta le API ufficiali del marchio americano per rendere il processo super rapidissimo e completamente integrato e semplice. Ma ho parlato con gli sviluppatori e stanno lavorando ovviamente per aprire questa integrazione anche ad altri veicoli elettrici. Appena saranno operativi farò sicuramente un altro video dedicato. Diciamo che quindi EV-Earn ha il potenziale per diventare un punto di riferimento per tutti gli elettronauti in un prossimo futuro. La prima cosa da fare è collegarsi a questo indirizzo, lo potete fare sia da PC che da telefono, mvlinks.pro
EV Earn. Premete poi sul login with email, inserite il vostro indirizzo email o premete sul single sign-on di Google. Noi per comodità andiamo a specificare una email. Il sistema a questo punto invia un codice appunto via email e una volta inserito questo codice fa il login automaticamente e a quel punto bisogna collegare la vostra auto elettrica. Nel nostro caso la Tesla. Si apre il sito ufficiale di Tesla, facciamo un login, diamo i permessi che sono richiesti, sono permessi in sola lettura ma poi vi spiego meglio, comunque dateli tutti altrimenti l'app non riesce ad identificare la vostra ricarica. Poi cliccate sul pulsante di verifica, l'applicazione si collega con l'auto e riceve i dati dell'ultima ricarica effettuata. Nel nostro caso l'ultima ricarica di quest'auto è stata di test di 1,08 kWh. Premiamo poi sul pulsante di destra per trasformare la ricarica in Better, il claim, ed il gioco è fatto. Ogni volta che terminate una ricarica aprite quindi questa web app e trovate la ricarica, potete poi ripetere l'operazione. Sarebbe stato qui meglio usare il condizionale, il dovrebbe, perché a me è capitato in questi giorni di dover fare refresh della web app prima di vedere la ricarica terminata correttamente. Comunque questo è solo diciamo un problema relativo alla connessione delle API di Tesla che a volte ci mettono un po' per rispondere. Perché la web app non va costantemente a interrogare la vostra auto, ma solo quando andate ad aprire l'applicazione. Così facendo chiaramente non va ad utilizzare inutilmente la batteria della vostra automobile. Molto interessante, vero? Ora facciamo un esempio reale, prendiamo una ricarica che ho fatto la scorsa domenica 8 giugno. Come vedete ho ricaricato 33,04 kWh e EV Earn ha distribuito il mio account 30,04 Better. Al valore odierno sono circa 2,10 euro, quindi al netto di una spesa al supercharger di 46 centesimi al kilowattora ho speso 15 euro. Grazie ad EV Earn ho risparmiato il 14%, non male. E se avessi ricaricato a casa al prezzo di circa 25 centesimi avrei speso circa 8 euro e quindi avrei risparmiato il 25%. Pazzesco! E pensate se avessi ricaricato con un impianto fotovoltaico sarei stato pagato senza aver speso niente. Beh, quindi direi che EV Earn è super consigliato e se non hai una Tesla, inoltre a questo video ad un tuo amico, lo farai sicuramente risparmiare e attendi che EV Earn sia disponibile per la tua auto. Se ti iscrivi al canale sicuramente vedrai un video a riguardo appena disponibile. Prima di terminare il video vorrei parlarvi dell'ecosistema che ruota intorno ai Better, perché esistono, come vi ho detto in apertura, diverse applicazioni che premiano gli utenti che fanno cose green. La ricarica dell'auto elettrica è solo una delle tante. Le varie applicazioni sono sviluppate autonomamente dai programmatori indipendenti. La blockchain invece sulla quale si basano i Better si chiama VeChain e VBetter è invece l'ecosistema attorno a cui queste applicazioni ruotano. VBetter ogni settimana permette agli utenti di votare la loro applicazione preferita e in base a come viene utilizzata e da quanti utenti fanno cose green, l'applicazione ottiene Better da poter transare. Quindi è importante questo ulteriore passo che vi spiego, perché votare EV Earn vi può portare un sacco di vantaggi. Se la votate infatti ci saranno sempre tanti Better da poter transare e più persone potranno aderire all'iniziativa e recuperare preziosi centesimi da ogni ricarica. Ecco, però per evitarvi di aprire un altro account su un'altra applicazione che sarebbe VBetter DAO, potete andare a bloccare uno o più Better direttamente da EV Earn e salvarvi un inutile processo di registrazione ulteriore e votare automaticamente l'applicazione. Andate quindi su EV Earn, poi cliccate sul menu Invest, cliccate su Lock and Earn, inserite almeno un Better e premete sul Lock Better Now. Facendo così autovoterete per questa applicazione e non è necessario ripeterlo in futuro. Se lasciate questi Better, diciamo, bloccati, l'app voterà automaticamente. Non dimenticate che poi potete anche rilasciarli automaticamente e in qualsiasi momento e quindi riaverli indietro, diciamo. E non è finita, perché se lasciate appunto i Better bloccati, ogni settimana guadagnate qualche altro Better, perché è come se li investiate nell'applicazione. Quindi io qualcuno ce lo lascio anche. Pochi. Scherzo.
Non si spende nulla, non è un metodo di investimento, non rischiate di perdere i vostri soldi perché non ci dovete mettere neanche un euro, non è una catena di Sant'Antonio, i vostri dati personali sono al sicuro e oltretutto se avete paura dei permessi che richiede a Tesla l'applicazione potrete revocarli in qualsiasi momento e direttamente dal sito di Tesla. Quindi non mi preoccupo che possano vedere la mia posizione eccetera, anche perché gli sviluppatori mi hanno assicurato che non fanno uso dei dati posizione o di altro, ma solo ed esclusivamente dei dati della ricarica e comunque, come detto, se non mi fidassi posso revocare comunque i permessi in qualsiasi momento. Concludendo, secondo me è un'idea abbastanza innovativa che premia chi guida in elettrico e sfrutta la tecnologia per creare valore. Voi che ne pensate? Lo proverete? O magari lo state già utilizzando? Nel prossimo video che andrà in onda tra un paio di settimane vi spiegherò come trasformare i vostri better in veri soldi da poter spendere effettivamente con una carta di credito, proprio come ho fatto io ad inizio video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e snocciolate pure tutti i vostri dubbi. Io la sto usando veramente da più di un mese e anche i miei più cari amici lo stanno facendo. Se volete altri contenuti così, magari su app un po' strane, non di tutti i giorni diciamo, servizi o trucchetti per il mondo EV, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto! Ah, e un'ultima cosa, mi raccomando, veramente, se avete qualche dubbio, scrivetemelo nei commenti, così che io possa rispondervi, magari possa anche chiedere direttamente agli sviluppatori e magari ci facciamo un video in risposta con tutti i vostri dubbi, perché questa è una tecnologia effettivamente nuova e quindi magari è meglio che ci facciamo due chiacchiere, no? Che dite?